Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Wow, abbiamo la ruota della fortuna, ragazzi. Carta bellissima, carta di cambiamenti, carta di abbondanza, di ricchezza, carta di fortuna. Può parlare di vincite al gioco, di occasioni inaspettate che arrivano, insomma, è una carta di grande cambio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove potete vedere tutto quello che io propongo e nella sezione dei contatti trovate anche il numero di telefono, c'è anche un form eventualmente da compilare e sempre nella descrizione del video trovate i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di luglio per gli amici dei pesci. Partiamo con un 4 di spade, 4 di bastoni, 4 di pentacoli, 10 di coppe, 7 di spade, 8 di spade, tanti 4, appeso, poi abbiamo un 9 di bastoni e il mondo. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è un po' l'energia generale del mese e potrebbero anche esserci come dei messaggi slegati tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, insomma andiamo a vedere un pochettino tutto. Allora, partiamo da questo 4 di spade. Diciamo che la prima sensazione che ho avuto quando è uscita questa carta è che abbiate come concluso un periodo di introspezione, un periodo di, mi piacerebbe dire riposo, però è più, come vi posso dire? Sì, un momento dove ci si autoanalizzava, mettiamola così, andiamo a vederlo. Ok, abbiamo un 10 di coppe e un 10 di pentacoli. Mi sembra come se usciste dal vostro guscio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cavaliere di coppe e 7 di bastoni. Qui potrebbe arrivare qualche offerta. Considerato che un 4 di bastoni potrebbe essere un'offerta per una casa, per andare a convivere. Se fosse una questione lavorativa potrebbe essere il comprare una struttura insieme a qualcun altro. Non è che veda il comprare, però sì che vedo la struttura. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 8 di pentacoli e 4 di bastoni nuovamente. Tanta stabilità, ragazzi, perlomeno nella prima parte del mese, direi anche verso la fine, ma andiamo avanti per gradi. Andiamo al 10 di coppe, 9 di spade e 7 di pentacoli. 10 di coppe è una bella carta, è una carta che parla di unione, che parla di famiglia,
Datemi una carta per questo 9 di spade. Io credo che uscendo da questo momento del 4 di spade, neanche voi riusciate a credere che arriva tutta questa stabilità, questa serenità, che arriva questa proposta. La torre. Avete come paura che tutto finisca. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo un 2 di pentacoli e un asso di spade. Qui con questo 7 di spade sento che c'è qualche tipo di verità che fate fatica a tirar fuori. Potrebbe essere una verità che avete scoperto durante la fase, diciamo, di ritiro spirituale di cui ci parla il 4 di spade, questa fase di autoanalisi di cui vi parlavo prima. Andiamo a vedere l'8 di spade. Abbiamo un fante di pentacoli e la carta della morte. Nuovi inizi, trasformazioni. Diciamo che l'otto di spade è una carta piuttosto negativa, negazionale, un po' pessimista come energia. E qui abbiamo la morte ed è un po' come se mi dicesse, qui abbiamo 8 e 9 di spade. È più la vostra testa che vi trae in inganno, c'è anche 7, 8 e 9 di spade. Il vostro modo di pensare, mi verrebbe da dire, il vostro modo di vedere le cose che ha come bisogno di un cambio, secondo me. Andiamo a vedere l'appeso perché in questo caso è al contrario, quindi è come se si sbloccasse qualche cosa. Fante di spade, re di pentacoli e matto. Quindi ragazzi devo dire che è come se partisse qualche cosa di nuovo. Qui abbiamo due carte che mi indicano come un nuovo inizio. Vi dirò, potrebbe essere un nuovo inizio finanziario, monetario, qualche cosa che ha a che vedere con le liquidità. Andiamo a vedere anche il 9 di bastoni perché ho come l'idea che, perché qui c'è il mondo, quindi raggiungerete effettivamente un certo tipo di risultato, però con il 9 di bastoni è come se foste ben ben guardinghi, lo ricollego un pochettino a questo 9 di spade, come se aveste paura che qualche cosa potesse succedere e quindi proteggete molto bene voi stessi, questo nuovo progetto. Andiamo a vederlo. Mm. 6 di pentacoli e ruota della fortuna, contratti in vista ragazzi. Andiamo a vedere una carta per il mondo. Regina di spade. È come se vi dicessero che per effettivamente rendere concreto questo cambio ci sia bisogno della progettazione, della mentalità quadrata, se vogliamo, della regina di spade. La regina di spade fa le liste, fa i programmi, fa i budget, soppesa quali possono essere le cose che funzionano per voi, per l'azienda, per la relazione, piuttosto che quelle che non funzionano. Sento che riuscirete a trovare come un punto medio tra voi e quello che vi preoccupa, che abbiamo visto in questa zona. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Qui secondo me, ragazzi, c'è qualche novità. Allora, se siete disoccupati, devo dire che potreste iniziare effettivamente a lavorare. Se non è, diciamo, proprio l'inizio a luglio c'è come un contratto, un precontratto, potrebbe essere qualche colloquio, al quale vi chiamano, però ho la sensazione che vi dicano di blagare un po', cioè di... So che non è bello quello che sto per dire, però di gonfiare un pochettino il curriculum.
o come la sensazione che vi dicano, cioè quando vi chiedono sei in grado di fare questo, sei capace, hai le conoscenze, voi dite sì, poi in qualche modo lo imparate, però per prendere il lavoro è come se doveste, ehm, ripeto, gonfiare un pochettino il curriculum, un pochettino, perché poi, cioè, se vi chiedono effettivamente cose che non sapete fare, o dovete spicciarvi a imparare o vi scoprono, nel senso che avete detto una cosa per un'altra. Però devo dire che secondo me ci sono delle buone probabilità perché inizi qualche nuovo lavoro. Vi dirò che per qualcuno potrebbero essere due part-time o un part-time e un lavoro per conto vostro, comunque potrebbero essere due lavori. Magari non è una a 8 ore e quindi è come se fossero due, però ci sono tante possibilità effettivamente che qualche cosa inizi. Per le persone che sono dipendenti, dunque, se state aspettando qualche promozione, non so se arriverà già subito nel mese di luglio, però quello che arriva è una quota di denaro in più. Non so se per farvi star quieti, perché così non stressate chi sta sopra di voi per avere questa promozione, quindi vi danno come un contentino, che male non va, perché sono soldi in più comunque. Diversamente potrebbero proporvi qualche cosa in un futuro solo appunto per farvi star tranquilli. La vedo più la prima che la seconda, però per qualcuno potrebbe anche risuonare così. Un'altra cosa, per chi avesse dei colleghi, diciamo stretti, fate attenzione alle malelingue. Io ho come l'idea che tutte queste 7, 8, 9 di spade siano presenti nella vostra lettura perché può essere che qualcuno vi dica qualcosa che non è reale e quindi da lì voi iniziate a pensare, a lambiccarvi un pochettino il cervello con dei pensieri negativi. Trasformate il modo di pensare. L'otto di spade è la carta della modalità vittima. La chiamo modalità perché può essere cambiata questa attitudine nel momento in cui uno se ne accorge, si fa come degli agguati. Però ecco, fate attenzione a chi avete intorno, perché ho come la sensazione che potreste passare dei guai per dei pettegolezzi, letteralmente. Per chi invece è autonomo, allora qui devo dire che ci sono parecchie cose che si muovono. Anche qui nel vostro caso, quello che mi dicono è di usare parole diverse per esprimere il vostro servizio o per proporre il vostro prodotto. Cioè è come se vi invitassero a parlare un po' più forbito, con termini un po' più tecnici, per dare come l'impressione di una maggior qualità del servizio o del prodotto o di chi siete voi, insomma, per dare un'idea super professionale della vostra azienda. Devo dire che anche per voi potrebbero arrivare dei contratti proficui, ma è un momento dove dovete organizzare bene i tempi, le tempistiche, perché insomma secondo me ce ne sarà da fare. Nel mese di luglio sarà un mese dove riuscirete a portare a casa parecchi contatti e anche qualche contratto, secondo me. Qualche nuovo cliente, insomma. Se parliamo di denaro, allora secondo me è la parte un po' più dolente del mese, non perché non ci siano soldi, ma perché ho come l'idea che siate un po' pessimisti sulla quantità di denaro che potrebbe arrivare, sulle fonti di guadagno, su se avete per caso degli investimenti, ecco, forse qui è l'unico caso in cui vi dicano cambiate tipo di investimento perché probabilmente quello che avete in atto non è così proficuo come pensavate o come vi è stato venduto. Però tutto sommato devo dire che
una volta cambiato o il modo di pensare piuttosto che la forma di investire, secondo me le cose iniziano ad andare un po' meglio. Non vi dico che ci siano come spese impreviste o cose di questo genere, semplicemente si tratta di diventare indipendenti nel maneggiare la materia, nel maneggiare i soldi. Ho come la sensazione che molti di voi non sappiano bene quale sia il metodo migliore per investire, quindi piuttosto che sbagliare stanno fermi. Però diciamo che il denaro a causa dell'inflazione quando sta fermo perde di valore. Quindi è interessante per voi, perlomeno informarsi nel mese di luglio, iniziare a studiare un pochettino il tema. Poi come vi muoverete si può vedere più in là, però cercate di farvi un'idea di quali possono essere le potenziali forme di investimento che vibrano con voi, perché se per esempio, non lo so, non vi piace giocare in borsa perché è troppo rischioso, non sceglierete quel tipo di investimento, anche se magari è uno di quelli che rende di più. Per quello che riguarda le relazioni, allora parliamo di single. Ragazzi, secondo me, se siete single a inizio del mese, alla fine del mese non lo sarete più. C'è come una conoscenza importante che andrete approfondendo nel corso del mese. L'unica cosa che mi viene da dire è fate attenzione a non proiettare troppo in avanti la realtà con questa persona. Cioè, secondo me ci sono come dei buoni presupposti con questa persona, però ecco, non trattate temi che possono essere prematuri, tipo vi faccio un esempio, no? Vi siete conosciuti, non lo so, online per dire, vi vedete 2 volte e la terza volta parlate già di figli, di matrimonio, di casa insieme, ecco, forse un po' prematuro. Però comunque diciamo che sondare il terreno non è male, però neanche, non bisogna neanche riporre troppe speranze in un futuro che non si sa se si va a realizzare, perché giustamente dovete ancora capire se funzionate o no con questa persona. Però devo dire che tutto sommato è un buon mese. Da quel punto di vista lì ci sono incontri, ci sono... ehm, guardate, vi dirò, potrebbe esserci questo incontro in un centro commerciale. Ve la butto lì, se succederà scrivetelo nei commenti. Per le persone che sono in una relazione, ragazzi, va a gonfie vele, ma che cosa volete di più dalla vita? Vedo stabilità, vedo per qualcuno, come vi ho accennato all'inizio, potrebbe esserci come la proposta di comprare casa, di andare a vivere insieme, di creare proprio una famiglia. Devo dire che se la proposta arriva dall'altra parte e non siete voi a fare questa proposta, potreste rimanere un po' così, come dire, sorpresi, come se questa proposta arrivasse un po' tra capo e collo e non ve l'aspettaste. Non perché i tempi siano maturi, ma perché credo che ehm, siete voi che ancora non siete tanto convinti di questo personaggio e quindi anche fare il passo, nonostante vi troviate bene, però fare come questo passo successivo vi mette un po' nelle condizioni di dire, ah sì, ok, mi devo decidere se voglio stare con questa persona oppure se aspetto che arrivi qualcosa di meglio. C'è un po' come, nonostante le cose vadano bene, vi dico. Comunque devo dire che secondo me qualcuno traslocherà. Quindi vi dico che è facile che arrivi questa casa in affitto piuttosto che come la compravendita, ripeto, non la vedo tanto. È più facile che sia una casa in affitto, o io vado a vivere a casa tua oppure tu vieni a vivere a casa mia. Cioè come se la casa... perché non vedo contratti, sostanzialmente, non vedo contratti di acquisto. Però sì che c'è come la proposta di andare a convivere, di creare qualche cosa di stabile insieme. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno, quindi in questo gruppo risiedono tutte le persone che sono in forze, che hanno relazioni ufficiose, che magari sono relazioni clandestine, extraconiugali, divorzi, separazioni, insomma,
tutto quello che non fa parte dei primi due gruppi si ritrova in questo gruppo. E devo dire che per voi si troverà un certo equilibrio, secondo me, con l'altra persona. Ehm, Ho l'idea che detterete alcune regole, che sarà come, ok, vuoi che continuiamo questa relazione, vuoi che continuiamo a vederci? Le cose, se vuoi stare in questa relazione, le cose per me devono essere così, così, così. Regola A, regola B, regola C. Imprescindibili. E sento che avrete il vostro peso, cioè secondo me riuscirete a trovare un punto di incontro con l'altra persona. Ricordatevi che avete la ruota della fortuna, quindi entro la fine del mese le cose cambiano rispetto a come sono all'inizio del mese. Per quello che riguarda la parte progettuale, quindi che siano progetto e che siano figli, dico spesso che queste due parole sono interscambiabili nei tarocchi. Mm, Dunque, io ho l'idea che dobbiate un po' lasciar fluire le cose senza ipercontrollare il progresso di questo progetto piuttosto che della vita dei vostri figli. Sarà un po' come rimanere dietro le quinte e osservare semplicemente come il progetto o il figlio se la cava, come le cose avanzano, senza intercedere, senza mettere lo zampino sostanzialmente. Per quello che riguarda la famiglia, devo dire che è un buon periodo, ragazzi. Sento che la famiglia è unita, sento che ci si sostiene, sento che ci si protegge, ci si viene incontro. Poi ovviamente dipende sempre dalla situazione di ognuno, però diciamo che è un periodo abbastanza tranquillo a livello familiare. Per famiglia io intendo sia la famiglia di sangue, ma anche la famiglia d'anime, quindi amici, piuttosto che vicini di casa, insomma le persone che scegliete di avere nella vostra vita. Per quello che riguarda lo stato di salute psicoemotivo, secondo me sarete una bomba a orologeria, nel senso che vedo che un po' da tutte le altre parti sarete abbastanza sereni, abbastanza tranquilli da poter espandervi, da poter esprimere voi stessi al meglio. Sento come se ci fosse un nuovo entusiasmo, proprio perché si va verso questo mondo, verso questo compimento e avete anche due volte la ruota della fortuna. Si sbloccano in qualche modo delle cose, ok? Mm. Va bene, andiamo a vedere qualche charms, vediamo che cosa vi esce. Allora, qui abbiamo una ghirlanda, due volte gli alberi, questo è un albero e questo è l'albero della vita. Poi abbiamo una rosa, una sirena e una borsa, una borsetta sarebbe. E la cosa interessante è che sono uscite tutte all'inizio. Questa era fuori dal quadro in realtà, dalle carte. Ragazzi, ho la sensazione che metterete radici, che sia con un partner, che sia per la casa, ci sarà come un passaggio, un miglioramento della vostra attuale situazione. La ghirlanda, io l'associo tanto con il 6 di bastoni, che tra l'altro non avete, no, però credo che qui verrà proprio riconosciuta qualche cosa, verrà ufficializzata qualche cosa. E probabilmente appunto sarà questo mettere radici. Per qualcuno la relazione che avete in ballo potrebbe proprio essere resa pubblica, o resa più stabile, mettiamola così. Fate attenzione, c'è la carta c'è la carta, sì. C'è la sirena, quindi fate attenzione a non farvi incantare, perché comunque anche qui avete un 7 di spade, l'8 di spade, il 9 di spade, quindi fate attenzione a quello che dicono gli altri. Mi viene da dire, seguite di più la vostra
capacità di discernimento piuttosto che il vostro intuito. Andiamo a vedere un koan. Ah, scusate, la borsetta potrebbe rappresentarmi un viaggio, un trasferimento, un trasportare qualche cosa. Andiamo a vedere un koan. L'onda e il mare sono uno. Oh, che bella. Qui vi ricorda che tutti siamo uno, che siamo tutti in connessione con l'universo e che ognuno di noi è un anello della catena per la vita in generale. Tenete presente che quando ci sono queste carte è come se vi dicessero che fate comunque parte del uno, dell'universo. Nel caso qualcuno di voi senta come una certa separazione. Ma secondo me è riferito a questo 4 di spade, cioè all'inizio del mese. Ok, due fatine, abbiamo autenticità e qui vedete una fatina che si toglie la maschera, qui avete un asso di spade effettivamente, si tratta di dire la vostra verità, la vostra reale verità, non quello che gli altri si aspettano di sentirsi dire, e poi abbiamo la carta del non giudizio e qui si tratta di essere un po' al di sopra delle parti, non importa se una cosa è giusta o sbagliata, anche perché ci sono delle cose che oggettivamente sono giuste e sbagliate, mentre ci sono altre cose che soggettivamente sono giuste o sbagliate, cioè dipende da chi vede la situazione. Il punto qui è non giudicare se una cosa è giusta o sbagliata, ma tenete presente che c'è, esiste e una cosa è così indipendentemente dal vostro giudizio. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. Lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma sono 4 playlist, andrebbero viste in ordine di numero. Comunque, se volete più o meno capire i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con la copertina lilla. I titoli si vedono dei video così vi fate un'idea. Se per caso avete un iPhone è probabile che non vediate il tasto abbonati, quindi dovete accedere o da un altro telefonino oppure dal computer. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!